Buongiorno a tutti. Anche oggi vi presenterò una delle mie uscite passate, questo perché, come è noto, e qui metto il link dei video che ne parlano, mi sono fatto male, quindi in questo periodo non riesco ad uscire. L'uscita che vi presenterò oggi si è svolta nella faggeta dei Monti Cimini, che è una delle faggete più grandi dell'Italia centrale, che è situata nella provincia di Viterbo. È una delle faggete vetuste più importanti d'Italia, infatti è stata eletta Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, ha una storia millenaria, addirittura all'epoca romana si aveva paura di entrare in questa faggeta perché era troppo impenetrabile, era troppo spaventosa. Nemmeno le legioni romane ci entravano, nemmeno i commercianti nei loro percorsi per il trasporto delle merci. In ogni caso, questa uscita ha alcune particolarità rispetto a quelle mie solite. La prima è che rappresenta la mia prima uscita fotografica con l'intento di fare foto di paesaggio. Infatti risale al 2019, io ero stato all'estero per un lungo periodo e lì avevo preso contatto con il mondo delle Fuji e anche con il mondo della fotografia di paesaggio. Non potendo praticarla per questioni di lavoro, avevo cominciato a seguire una serie di fotografi, soprattutto inglesi, e quindi a seguire le loro uscite. E una volta tornato, questa è stata la prima uscita in cui ho provato a mettere in pratica quello che avevo visto e quello che avevo imparato. La seconda particolarità è che è uno dei pochi posti in cui sono tornato più volte. Quindi sono tornato una volta nel 2019 e poi una seconda volta nel 2021, più o meno sempre nello stesso periodo, parliamo dell'autunno più o meno, e è stato molto interessante vedere sia come è cambiata la mia attrezzatura, perché chiaramente nel 2019 avevo la X-T20 e i primi obiettivi che avevo acquistato, e poi nel 2021 sono tornato con la XH1 e con altri obiettivi. Inoltre è stato interessante anche vedere come è cambiato l'approccio sia di scatto sia di post-produzione. Nel 2019 tendevo a fare molte inquadrature ma poche foto per ogni inquadratura. Nel 2021 invece un po' meno inquadrature, anche perché conoscevo di più il posto, e però per ogni inquadratura moltissime foto per carpire quel raggio di sole in più, quella foglia mossa in più, eccetera eccetera. Per cui per me è stata una riscoperta nel fare questo video, nel vedere le differenze di approccio. Chiaramente c'è stato anche un cambio di post-produzione, non sempre positivo, infatti nel 2021 ci saranno delle foto che ho esagerato un pochettino nella post-produzione e le metterò così le vedrete. Quindi per il momento direi che è l'ora di farla finita di parlare, spero che il video vi piaccia, buona visione. Come abbiamo detto, l'uscita si è svolta nella provincia di Viterbo, in particolare nel comune di Soriano del Cimino, dove c'è il Monte Cimino, sul quale appunto c'è questa faggeta vetusta. C'è una strada che arriva fino alla cima, quasi alla cima. Al termine di questa strada c'è un ampio parcheggio, c'è anche un ristorante e dal parcheggio si può direttamente accedere alla parte più alta della faggeta. Il Monte Cimino è il vulcano non attivo più alto del Lazio e questo si può vedere dalla presenza di queste rocce sagomate che sono appunto il risultato dell'attività vulcanica del vecchio vulcano, appunto, che sono molto belle, molto interessanti, molto affascinanti. Un'altra presenza costante è questo muschio bellissimo che richiama un pochettino le foreste del nord Europa e contribuisce a creare un'atmosfera molto particolare. I faggi, peraltro, con i loro fusti e con le loro radici, forniscono moltissimi spunti e sono dei soggetti di valore da inquadrare e anche con i quali giocare un pochettino.
presenza di questi massi meteorici, come si dice, è molto presente su tutta l'area. Io ho provato a trovare delle composizioni di valore, ma non sempre ci sono riuscito. Inoltre questi massi sono generalmente sempre coperti da questo muschio e quindi, anche se magari fotograficamente non determinano delle immagini, però sono sicuramente molto belli da vivere, molto belli da guardare e da apprezzare. Questa penso sia la prima foto che ho scattato nella faggeta. Mi è piaciuto molto il contrasto tra questi fiori così colorati e le foglie morte sul terreno, il fusto e il muschio sullo stesso. Quindi ho pensato che fosse una composizione piacevole, niente di che, però vediamo com'è venuta la foto finale. In quest'altra inquadratura ho voluto prendere questo sentierino che c'era tra questi due gruppi di massi che conducevano lo sguardo verso il faggio in fondo allo stesso. In realtà questa cosa non è molto evidente e l'immagine alla fine è venuta un po' caotica. In ogni caso vi mostro il risultato finale, ma questo, diciamo così, sono quei piccoli errori di gioventù di cui vi parlavo prima. In quest'altra immagine invece sono stato colpito da questo raggio di sole che filtrava tra i faggi e che illuminava il senso trasversale questi massi, facendo risplendere il colore del muschio sugli stessi. Devo dire che tra prendere la fotocamera, prepararmi eccetera, questo effetto si è un po' calato nel momento in cui scattavo. Quindi ho provato in post-produzione a tirarlo un po' su e vediamo com'è avvenuta. In cima al Monte Cimino poi c'è questa torre che è molto affascinante, sebbene in cima abbiano messo delle antenne ripetitrici di cellulari, eccetera. Comunque rappresenta un punto chiave, un punto di arrivo dei vari sentieri, anche se in realtà sì, ci sono dei sentieri, ma si può camminare benissimo anche al di fuori del sentiero, è tutto abbastanza aperto, e è un punto da cui 2 anni dopo ho trovato molto interessante fare delle fotografie. Comunque è un soggetto che può avere un interesse. Spesso i faggi inglobano i massi e diventa un tutt'uno con questo meraviglioso muschio che ricopre il tutto. Anni dopo sono voluto tornare per riprendere la bellezza dell'autunno, ma forse sono andato un po' troppo presto perché l'autunno stava appena incominciando. Però grazie anche alla bella giornata ho potuto godere di scorci davvero interessanti con questa atmosfera pre-autunnale con i suoi splendidi colori. Spesso si creavano dei contrasti molto belli tra la luce filtrante, i colori dell'autunno e i colori brillanti della vegetazione.
questa immagine sono stato colpito dalla brillantezza della corteccia di questo faggio e dai colori autunnali, preautunnali evidenziati dalla luce stessa. Inoltre mi è piaciuto molto che questo faggio risulta incorniciato tra il primo piano, ossia questo masso, e i due alberi che vediamo un po' più scuri. Inoltre in questa foto la piccola difficoltà è quello di fare il blending di due fotografie, una per riprendere il primo piano e l'altra per riprendere lo sfondo, per poi unirle in post-produzione ed avere tutto a fuoco. Vediamo com'è venuto il risultato finale. Questa immagine qui è molto simile alla precedente e ha gli stessi principi compositivi. È stata scattata in un altro luogo con dei soggetti differenti, però vediamo se il risultato finale è più o meno piacevole. Queste faggete sono bellissime proprio perché hanno questi tronchi così chiari che forniscono sotto la giusta luce un contrasto rispetto a tutto il resto e fornisce delle immagini davvero piacevoli. In questo punto mi è molto piaciuto questi alberi così curvi, quasi ad indicare un soggetto in lontananza. Infatti rappresentano delle linee in cui l'occhio corre per andare a scrutare cosa c'è là in fondo. Tuttavia, in fondo non c'è niente ed è questo il problema di questa foto. Il tronco per terra e questi tronchi ricurvi indicano un niente. Quindi, sebbene questa foto possa essere interessante, però alla fine non c'è il soggetto, o meglio il soggetto sono proprio questi alberi curvi, la cui forma è stata sicuramente evidenziata dall'uso di un obiettivo grandangolare. Però vediamo come è venuto il risultato finale. In quest'ultima fotografia mi piaceva molto questo contrasto tra le foglie rosse sul terreno e questo fogliame un po' sparso della faggeta, con questi tronchi così chiari e con questi colori così accesi. Volevo rendere al meglio i colori dell'autunno, ma forse in post-produzione mi sono lasciato prendere troppo la mano e il risultato alla fine è venuto eccessivo. Col tempo ho imparato a limitarmi un po', ma non sempre ci riesco, spesso ricado in questo errore. Comunque, vediamo com'è venuto il risultato finale. Bene, anche questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Sicuramente è un posto bellissimo dal mio punto di vista, in cui vale la pena tornarci più volte. Si può andare anche con le famiglie perché, come detto nel video, c'è un ristorante, c'è una strada che arriva fino all'ingresso della faggeta con un grande parcheggio, quindi i sentieri sono molto larghi e molto semplici e sono percorribili da tutti, anche da bambini, infatti c'è sempre molta gente, è un posto molto frequentato. Per cui, se vi è piaciuto il video, mi fa piacere se mettete un like, se vi piace quello che faccio iscrivetevi pure al canale, tanto è gratis, male non fa, e ci vediamo la prossima volta.